Bene, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti a questo incontro organizzato dalla Fondazione Walter Longo. Sono molto contenta di essere qui con voi oggi. Mi presento velocissimamente perché non voglio rubare troppo tempo ai lavori di questa giornata. Io mi chiamo Antonella Tagliabue, mi occupo di sostenibilità, di etica di terzo settore e sono direttore generale di una società che si chiama Unguru. Sono anche giornalista e di questi temi mi occupo per diverse testate, tra cui il Sole 24 Ore. Allora, abbiamo detto che oggi siamo qui per parlare di Nei meandri della mente, mens sana in corpore sano. Quindi cercheremo tutti insieme di fare una riflessione sul tema della salute mentale dopo la pandemia, dopo l'esperienza del lockdown che noi tutti abbiamo vissuto, cercando appunto di ragionare sulla salute mentale e la salute fisica oggi, dopo aver vissuto questa esperienza. Ringrazio ovviamente tutti voi che siete qui e anche gli ospiti che interverranno a questo incontro e diamo inizio ai lavori. Allora, questo webinar è organizzato dalla Fondazione Walter Longo, che organizza queste attività gratuitamente per le scuole e ci permetterà di dialogare con un esperto, il professor Sergio De Filippis, che ci aiuterà appunto a capire un pochettino i legami tra salute mentale e salute fisica, e quindi ci aiuterà a tenere insieme queste, diciamo, parole chiave che abbiamo come filo conduttore di oggi, vale a dire pandemia, lockdown, appunto salute mentale, salute fisica e corretti stili di vita, perché è di questo che si occupa la Fondazione Walter Longo. Ringrazio ovviamente le scuole che sono presenti, l'Istituto Domizia Lucilla con i docenti e gli studenti e i dirigenti che porteranno le testimonianze quest'oggi. Volevo ringraziare anche l'Istituto Tecnico Castiglioni di Limbiate, che ha preparato una pratica di esercizio fisico nell'ambito di un progetto sempre organizzato insieme alla Fondazione Walter Longo, e l'Istituto Beccari di Torino, che ha realizzato una ricetta anche qui nell'ambito di un altro progetto della Fondazione Walter Longo che si chiama Ricette della longevità per ragazzi e ragazzi. Ma veniamo a noi. Qui di fianco a me vedete Anton Luca Matarazzo, che è amministratore delegato della Fondazione Walter Longo, che intanto ringrazio per questo incontro e ringrazio per questo invito. E poi gli chiedo di fatto di aprire i lavori raccontandoci brevissimamente chi è la Fondazione Walter Longo. Grazie Antonella e grazie innanzitutto voglio dire che sono orgoglioso di poter introdurre questo primo appuntamento del 2023 di quello che sarà un nuovo ciclo di webinar che la Fondazione Walter Longo dedica gratuitamente al mondo della scuola. In particolare voglio ringraziare il team della Fondazione Walter Longo e in particolare la dottoressa Maria Cristina Villa, che in qualità di direttrice programmi ha dato avvio a questi webinar da circa 2 anni e che sta approntando quello che è il programma per il 2023-2024. Ci tengo, anche se è stato già fatto da te, a ringraziare l'Istituto Domizia Lucilla di Roma per l'ospitalità, per la disponibilità nella persona del dirigente scolastico, dei docenti che hanno dato la loro disponibilità e tutte le scuole che interverranno al webinar odierno. Voi in qualche modo vi chiederete perché parlare di longevità, di sana longevità a un pubblico di ragazzi, a un pubblico di giovani. Il motivo probabilmente risiede nel fatto che oggi i nostri ragazzi, i nostri figli stanno rischiando di essere condannati a una vita di malattia, una vita potenzialmente meno longeva di quella dei loro genitori. E questo deriva un po' dai dati, i dati che come fondazione trattiamo e lavoriamo quotidianamente. Oggi 4 bambini su 10 in Italia sono in una situazione di obesità o sovrappeso. L'Italia è la seconda nazione in Europa per numeri di obesità e sovrappeso nella fascia di età, in età scolare. E i numeri sono equivalenti in percentuale a quelli degli Stati Uniti. E non è un dato che da sempre è confermato tale. Sono ormai 40 anni che il numero originario dei bambini obesi nel mondo è aumentato di oltre 10 volte quello che era appunto il numero originario, cioè si è passati da 11 milioni a 124 milioni. Oggi la scienza ci dimostra che la salute di un adulto può formarsi
in età, sin dalla prima età, se vogliamo anche prima, prima della nascita stessa, e in particolare nella fase adolescenziale. È durante l'adolescenza che si sperimentano nuovi alimenti, nuovi regimi alimentari che possono in qualche modo condizionare, rappresentare in qualche modo delle abitudini che poi è difficile lasciare andare. Quindi è questo il periodo dell'adolescenza è il periodo più importante per acquisire e tentare di poter approcciarsi a quelli che sono delle sane abitudini che poi possono essere durature. Sappiamo anche da quelli che sono nostri studi che il sovrappeso prolungato in età adolescenziale quadruplica le possibilità che da adulto venga diagnosticata una forma di diabete. Quindi non è un qualcosa da sottovalutare, ed è per questo che come Fondazione Valterlongo riteniamo la nuova generazione, una fascia di età da tutelare con maggiore attenzione, con maggior cura, se vogliamo anche con maggior forza, perché è attraverso l'educazione, attraverso la sensibilizzazione che possiamo in qualche modo rendere possibile ai giovani una vita più lunga. E voi in qualche modo, voi giovani, siete i portatori di quello che sono un processo di cambiamento verso il mondo nuovo, siete nativi digitali, siete in qualche modo quelli che, a differenza dei vostri predecessori, avvertono, riescono in qualche modo ad avvertire meglio determinate tematiche che possono impattare sul futuro. Uno su tutti che va particolarmente di moda è quanto la sensibilità verso la tematica dell'ambiente, per esempio. Ecco, per questo sono ormai 2 anni che puntiamo in maniera forte su questo processo di educazione e di sensibilizzazione all'interno delle scuole, e questo anche qui con grande orgoglio ci tengo a dirlo, ci ha permesso di portare i nostri programmi negli ultimi 2 anni in oltre 800 scuole attraverso solo 11 webinar, e oggi essere in presenza è particolarmente emozionante. Dicevo, 800 scuole di tutte le regioni italiane, oltre 20 nazioni nel mondo si sono collegate per seguire i nostri programmi. Nazioni, sto parlando degli Stati Uniti, del Brasile, dell'Australia, del Giappone, oltre a Francia, Spagna e Germania ed altre. E questo poi ci ha permesso soprattutto di portare i nostri programmi a oltre 1500 docenti, ma a oltre 30.000 studenti in soli 2 anni. Questo significa che da parte delle scuole c'è molta attenzione e molta richiesta rispetto a queste che sono queste tematiche da trattare all'interno dei propri istituti e per i propri studenti, e che il lavoro che stiamo facendo è di fondamentale importanza, perché ci dà l'opportunità veramente di dare a tutti, in particolare ai bambini, ai ragazzi e agli adolescenti, l'opportunità di una vita lunga e sana. Quindi io vi ringrazio, lascio la parola a chi seguirà i lavori di oggi e vi auguro una buona continuazione. Grazie ancora. Grazie davvero. Questi numeri sono impressionanti e parlano di un lavoro che è stato fatto con vostri coetanei in tutto il mondo. Allora, Anton Luca Matarazzo diceva: siete voi gli agenti del cambiamento, siete voi i protagonisti. Allora cominciamo da voi. Quindi chiederei a Rose Araha di raggiungerci, di venire qui sul palco. Quinta A, giusto? Dell'accoglienza turistica. Bene, grazie Rose. Accomodati qui vicino a me. Allora, io so che avete fatto un lavoro in classe su questi temi. Allora, com'è stato questo lavoro? Come avete affrontato il tema della salute mentale? Che cos'è per voi? Quando avete sentito salute mentale, a cosa avete pensato? Secondo noi comunque la salute mentale è un equilibrio tra il benessere fisico e anche emotivo, quindi saper controllare le proprie emozioni e i propri pensieri. Come avete reagito a questa proposta di parlare di questi temi? E inizialmente magari non ci aspettavamo di parlare di questo tema, appunto, però pian piano, parlandone in classe, sono venute fuori tante cose, come ad esempio ci siamo chiesti magari durante il Covid o cose del genere come ci siamo trovati a livello appunto di salute mentale. E quindi avete affrontato i temi partendo da vostre esperienze?
Sì, comunque abbiamo parlato appunto noi personalmente come ci siamo trovati. E allora che cosa è successo durante il Covid? Come stavate? Cioè, questo fatto di dover stare chiusi in casa, da un lato la pandemia, no? Quindi comunque la preoccupazione, credo, per lo stare bene, per le altre persone, non solo per se stessi, ma dall'altra appunto anche il fatto di stare chiusi in casa, che insomma per ragazzi della vostra età credo che sia stata ancora più dura. Quindi come l'avete vissuta? E molti ragazzi sicuramente si sono chiusi loro stessi, diciamo, non avendo più avuto opportunità di, diciamo, interagire in modo normale con le altre persone. Altri magari hanno iniziato a soffrire di depressione o addirittura di disturbi del comportamento alimentare, quindi ha avuto diciamo, un brutto impatto su di noi. E in base alla vostra discussione, come si possono affrontare questi temi? Chi vi può aiutare? Eventualmente cosa può fare la scuola? Quanto è importante parlarne a scuola? E sicuramente per affrontare un problema del genere bisogna comunque chiedere aiuto a un professionista, quindi magari a uno psicologo, ma amici e familiari sono comunque importanti, perché già parlarne con un amico o con un familiare porta ad esporre il problema, quindi a tirarlo fuori. Mentre la scuola magari appunto ci offre anche lo psicologo della scuola, che comunque è gratuito ed è sempre un modo per tirar fuori i nostri problemi, e quindi ci dà sicuramente una mano. Spesso si parla no, di voi ragazzi come con queste vostre abitudini, no, di essere sempre chini sostanzialmente sul telefonino, sullo smartphone. Ecco, secondo te può essere anche quello un modo, cioè i canali social, quelli che possono essere, possono essere anche quelli dei modi per parlarne o per chiedere aiuto? Sicuramente aiuta cioè ci aiuta come mezzo, però bisogna sempre avere un equilibrio, non abusarne troppo, diciamo. Adesso che insomma, bene o male il lockdown è finito, no? Come vi sentite? Ritieni che la situazione sia tornata, diciamo, come prima? Comunque questa cosa porterà un segno, ha cambiato, non lo so, delle modalità, non solo di studiare, per esempio, no? Anche modalità di stare insieme, di interagire, i gruppi di amici. Sicuramente dopo il Covid abbiamo faticato a riprendere in modo normale la nostra vita, perché comunque eravamo abituati dietro uno schermo a interagire con le persone, mentre piano piano adesso però ci stiamo riprendendo ovviamente. Senti, prima abbiamo usato l'espressione longevità sana. Che cosa ti fa venire in mente? A una ragazza della tua età, cosa fa venire in mente longevità sana? Mi fa venire in mente una vita prolungata e sana. Ma tu ci pensi, eh? Cioè, prima dicevi, no? Abbiamo capito che la salute mentale, la salute fisica, hai usato questa bellissima parola, no? Che è equilibrio. Ci pensi, no? A un qualcosa di più nel più lungo periodo, cioè avete fatto una riflessione sul fatto che questi temi hanno a che fare non solo con l'adesso, il post pandemia, insomma. Sì, sì, assolutamente. Cioè, questo termine mi ha fatto pensare appunto che è una cosa giusta che appunto andando avanti ci può servire. Senti, prima hai parlato di depressione, avete anche parlato per esempio di disturbi alimentari ed eventualmente se hai l'impressione, insomma in base al vostro dialogo, ovviamente non ti chiedo dei dati scientifici, se questa cosa è un qualcosa che c'era, che la pandemia ha aggravato, se è stata l'occasione magari per parlarne. E sicuramente, cioè, prima della pandemia già conoscevo anche persone amiche che ne soffrivano, però subito dopo la pandemia ho notato che molte ragazze e ragazzi ne hanno sofferto molto di più, o comunque è venuto a galla subito dopo la pandemia. Sentimi, i grandi, no? La scuola, i professori, la fondazione, insomma il mondo degli adulti, come può aiutare in questo contesto i ragazzi? Che cosa ci chiedete? Sicuramente magari di dare un supporto, perché magari certe persone che non ne hanno mai sofferto tendono a sminuire la cosa, quindi magari il genitore dice no, è solo un tuo capriccio, ad esempio, quando in realtà magari quella persona veramente ci sta male. Anche i genitori hanno bisogno d'aiuto? Sicuramente, comunque i genitori hanno bisogno di sapere che il figlio sta bene, avere certezze sul proprio figlio.
Grazie davvero, Rosa è stata veramente disponibile e gentile. Allora, Rosa ha detto questa cosa, no? C'è bisogno di non sminuire la cosa, che credo che sia un modo significativo di raccontare i temi di cui stiamo parlando. E credo che questo tuo modo di dire non dobbiamo sminuire la cosa si colleghi perfettamente con quello che sta per succedere adesso. Adesso vedremo un cortometraggio dal titolo Mi vedete, che è un cortometraggio sulla depressione dei giovani, per parlare, capire, conoscere e aiutare quelli che adesso sono giovani ma saranno adulti domani. Bene, allora direi che il cortometraggio è l'apertura, insomma, l'introduzione per chiamare qui con noi il professor Sergio De Filippis. Intanto grazie di essere qui, professore. Io leggo una sua breve bio, psichiatra, direttore sanitario e direttore scientifico della clinica neuropsichiatrica per adolescenti e adulti Villa von Siebenthal di Roma, docente di psichiatria delle dipendenze alla Sapienza all'Università di Roma, docente all'Istituto Beck, la scuola di terapia cognitiva comportamentale. Lei è direttore scientifico di Knowledge in Psychiatric Journal e review editor dell'editorial board of Psychosomatic Medicine. Ecco, professore, lei ha un intervento, purtroppo abbiamo 15 minuti e potremmo parlare 15 giorni di adolescenza tra speranze e timori. Prima, mentre guardavo il cortometraggio, no, pensavo a questo tra speranze e timori come l'oscillare del ritmo dell'angoscia di quel metronomo che andava da una parte all'altra. Ecco, tra speranze e timori è un'oscillazione, è un attraverso, che cos'è? Intanto ancora grazie per essere qui. No, grazie a voi. No, io riflettevo quando parlava la vostra compagna e prima ancora che la vostra compagna vedesse il cortometraggio. E questo cortometraggio è nato, i consulenti sono stati ragazzi dai 15 ai 18 anni che hanno portato la loro storia. Ed è una storia drammatica, uno di questi ragazzi non può più raccontarlo perché non c'è più. E quindi i nostri ragazzi sono andati al Giffoni Film Festival, l'hanno presentato loro, e poi lo abbiamo presentato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, quindi ha avuto un impatto molto molto forte, ma perché ormai sta portando questo disagio, cioè il disagio dei ragazzi si sta trasformando in disturbo. E se noi non blocchiamo il disagio che si trasforma in disturbo, abbiamo tantissimi ragazzi infelici. E questo è l'aspetto principale. Questo che la vostra amica ha detto prima. Che ha detto, ci dovete aiutare affinché i nostri genitori capiscano che non stiamo fingendo, che abbiamo una difficoltà. E questa difficoltà, se non viene presa in tempo, non si prende più. Cioè, se non si prende dalla fase adolescenziale, ed ecco la scuola quanto è fondamentale. La scuola è il volano per la guarigione, quindi per la conoscenza. No? Conoscere non soltanto le materie, ma conoscere anche noi stessi. L'aspetto dell'alimentazione. L'alimentazione, sono pienamente d'accordo su quello che dicevi prima, no? L'alimentazione è uno strumento anche di riempimento di un vuoto. E sapete che significa riempire l'ansia, no? O riempire la depressione? Riempire con un qualcosa che va a stimolare il sistema nervoso centrale, cioè il meccanismo del piacere. E con cosa lo riempi? Con i dolci, quindi gli zuccheri, e con i carboidrati. Non è che questo lo riempi con l'insalata o con la verdura. Quindi vedete quanto anche un disagio e un disturbo di salute mentale si trasforma ancora di più in disagio e disturbo di salute fisica.
e tutte e due le cose devono andare avanti insieme. Questo è un qualcosa che tutti noi ci dobbiamo tenere dentro. E qual è la cosa migliore nel essere talmente forti a dire: guardate genitori, guardate adulti, guardate professori, io ho un disturbo. Si chiama ansia da prestazione, si chiama fobia, no? Si chiama attacchi di panico. Quanti di voi hanno avuto degli attacchi di panico? Alzate la mano chi l'ha avuto qualche volta. Senza avere paura. Anche gli adulti. Quanti hanno avuto un'ansia da prestazione? Sapete cos'è l'ansia da prestazione? Anche andare a fare un'interrogazione, un esame, no? Cioè sapere dentro di sé di conoscere quella materia, ma presentarsi davanti a tutti e a dirla è tosta, eh? Quindi vedete, tutto questo all'inizio è un disagio che può essere sempre più rafforzato e migliorato. Ma se noi lo teniamo nascosto, se noi non riusciamo ad avere la forza, no, di comunicarlo, quest'ansia si trasforma in ritiro e questo ritiro si trasforma in depressione. Avete visto Daphne? No, Daphne, il primo aspetto di Daphne qual è stato? La scuola. Stava a scuola. Poi ha cominciato sempre più a ritirarsi dalla scuola. E quella ombra, quella voce che aveva dentro, era una voce denigratoria. Sei brutta, non ti alzare. Cioè non c'era una voce positiva. E quando in Daphne, no, avete visto l'amica che ha provato a invitarla alla festa, no? Ma Daphne, e quindi l'aspetto della depressione di Daphne, tendeva a bloccare tutto. E allora la domanda che vi pongo è: voi avreste fatto come l'amica? O sareste andati a casa a prendere Daphne e a portarla con voi a scuola? Che Daphne poteva chiamarsi Matteo, poteva chiamarsi Antonio. Cioè la depressione non guarda in faccia maschi e femmine, è uguale. 5 ragazzi su 100 in Italia soffre di ansia. 3 ragazzi su 100 in Italia soffre di depressione. Quindi qua dentro ci sono ragazzi che hanno ansia e ci sono ragazzi che hanno sofferto di depressione. Quindi vedete quanto è sentito questo argomento. Qualcuno di voi ha avuto un'esperienza anche con amiche, con amici che hanno sofferto d'ansia, hanno sofferto di depressione? Senza avere paura. Comincia te. Visto che sei esperto ormai. Ci sono state queste mie amiche che soffrivano d'ansia, appunto, che magari non riuscivano a fare determinate cose a causa dell'ansia. Tu come gli sei stato vicino? Magari provavo a rassicurarle sotto quell'aspetto di cosa che non riuscivano a fare. Questo è un aspetto fondamentale, no? Chi soffre d'ansia tende generalmente all'inizio a dirla, ma poi a nascondersi perché ha paura, no? Perché è come se gli altri gli dissero: ma sempre problemi porti, no? E quindi se tu porti problemi io non mi diverto. E quindi vedete come a volte la più grande amica viene esclusa e questa grande amica rimane da sola. Altri? Tu? Io avevo una mia amica che ha avuto questo disturbo, però comunque ho cercato di essere il più presente possibile e comunque andavo da lei, magari appunto la facevo svagare,
quindi trasmettendogli della positività, no? E ci siamo riusciti insieme ad altre mie amiche, quindi comunque ha funzionato, e con i genitori non aveva questa comunicazione comunque così aperta, quindi fortunatamente ci stavamo noi, ecco. Vedete l'aspetto vincente? Cioè, un'amica che stava male e che stava verso la depressione, quindi dall'ansia stava andando verso la depressione, e poteva benissimo ritirarsi sempre di più, dove le amiche gli sono state vicine e hanno detto no. Cioè, e loro sono state le loro terapeute in quel momento, perché quel disagio si poteva trasformare in una forte depressione, quindi in un forte disturbo, e loro sono state impattanti. Quindi è fondamentale, come è fondamentale la scuola. Quanti a scuola, no? Prima hai parlato della psicologa della scuola, è fondamentale la psicologa nelle scuole, perché le psicologhe è un qualcosa di stretto rapporto tra l'istituzione e la famiglia. Molte volte è difficile per una famiglia accorgersi di un figlio, molte volte lavorano dalla mattina alla sera, cioè non c'è più quello stretto legame che c'era un tempo, no? Che ci si mangiava insieme, e adesso tantissimi genitori lavorano dalla mattina e tornano la sera, e molte volte tornano stanchissimi, e molte volte neanche riescono a vedere i propri figli. Quindi vedete quanto la scuola e le amicizie sono fondamentali su questo. Ma qualche maschietto invece? Tu? Sì, praticamente c'era questo mio amico che non usciva più e non riuscivo a capire il perché. Io provavo a chiamarlo e non rispondeva. Un giorno sono andato a casa sua, gli ho citofonato e mi ha aperto la madre. Praticamente lui stava totalmente in depressione, non voleva più vedere nessuno. E allora con mia sorella e altri amici siamo andati dentro casa grazie alla madre, l'abbiamo preso di prepotenza e l'abbiamo fatto uscire. E piano piano così lui è riuscito a uscire da questo periodo suo brutto, però ci abbiamo messo tanto tempo. Posso dire una cosa un po' tosta? Ecco, fare una cosa del genere ci vogliono le palle, perché è molto più facile abbandonare qualcuno e lasciarlo là. Invece se uno ci tiene particolarmente a un amico, sta là. Cioè, perde le giornate, perde le ore, però sta vicino, però alla fine ti rimane qualcosa dentro, capito? E ti rafforza, ti fa diventare maturo, ti fa diventare grande. Cioè, il prendere un amico, a portarlo a giocare a calcio, o andare al cinema, o andare a sfottere le ragazze o i ragazzi, cioè è un qualcosa che non c'è ringraziamento maggiore. Quindi, ed è quanto un tempo si faceva paura a parlare di salute mentale, a parlare di depressione, ci si nascondeva. Adesso i ragazzi parlano di depressione e i ragazzi sempre di più aiutano gli altri ragazzi a parlare di depressione. E forse noi su questo dovremmo aiutare loro ad ascoltarli. No? Se voi avete notato nel film, no? Mi vedete, il padre che negava, no? La madre era molto più vicina, ma il padre negava per la paura. Cioè, mia figlia non può avere questo, o mia figlia non può essere matta come tua madre. Guardate, è tosto questo. Perché? Perché c'è un altro aspetto che molte volte noi maschi facciamo, è il confronto, no? Noi vogliamo nostro figlio che sia il miglior calciatore, il miglior tennista, il miglior attore e compagnia bella. Perché molte volte vogliamo che il figlio arrivi a cose dove noi non siamo arrivati. Ma non tutti noi siamo in grado di fare questo. E quindi ognuno deve avere il piacere di vivere la propria adolescenza. Se a me non piace giocare a calcio e voglio giocare a rugby, perché devo andare a giocare a calcio?
perché devo essere costretto a fare un qualcosa dove i genitori sognano. Ok? Non voglio fare danza, non voglio voglio fare la parrucchiera. Cioè, voglio fare un qualcosa di cui mi sento bene dentro. Quindi noi adulti forse dobbiamo spingere questo a ricercare quelle forme di piacere positive, onde evitare poi che quel piacere si trasformi in negatività e quindi il ragazzo non ha più voglia di fare niente. E quella è l'inizio della depressione. Vedete come il disagio, io non ho la forza di dire ai miei genitori che non voglio fare una cosa e quindi sto zitto, al massimo lo dico ai miei amici, ma quel disagio poi si trasforma in disturbo e quindi mi chiudo dentro casa e non esco di casa. Tanto che non ne vale la pena uscire. Ok? Ed ecco dove gli amici invece forti a dire no, qua c'è qualcosa che non va, ti diamo una mano e se noi non ce la facciamo costringiamo e invogliamo sempre più i nostri professori, i nostri genitori a guardare quella problematicità. Con questa fase di passaggio della maturità e passaggio di vita, no? Dove magari non sarà così semplice ritrovarsi e chiedere aiuto, se vuole dire qualcosa, ecco, rispetto a questa fase, che comunque credo che sia davvero un passaggio fondamentale nella vita di tutti noi. Ma la scuola è un qualcosa di tosto, cioè noi ci ricordiamo la scuola come una cosa bellissima da adulti, ma da ragazzetti io ho faticato tanto, sono stato al massimo qui all'Eur e me la ricordo ancora con terrore l'aspetto della scuola, l'aspetto delle interrogazioni, l'aspetto degli esami di maturità e quindi fondamentalmente il consiglio è di non avere paura di chiedere ai vostri insegnanti, perché i vostri insegnanti stanno qui e i vostri insegnanti sicuramente si ricorderanno poi con piacere ognuno di voi e questo è un qualcosa che vi serve. Ma la scuola è un percorso, secondo me, non soltanto di conoscenza, ma anche di maturità. Cioè quello che avviene nella scuola e quanto si cresce a scuola poi te lo porti a livello lavorativo. E a quanto ho capito questo è un istituto alberghiero, vero? Quindi cuochi, quanti sono studiano da cuoco? Sapete quanto è tosto fare il cuoco, no? Adesso vi svelo un mio segreto. Io volevo fare l'alberghiero da ragazzino. Poi i cavoli della vita non mi hanno portato a fare l'alberghiero. Però tuttora io cucino e tuttora i miei più grossi amici, uno ha 3 stelle Michelin e l'altro ha 2 stelle Michelin. Uno si chiama Nico Romito e l'altro si chiama Antonio Guida, che sta al Mandarin a Milano. Quindi, ed erano ragazzi fondamentalmente che sono stati abbastanza diffidenti e tosti a scuola, però poi adesso sono i più gravi ossessivi in assoluto e lavorano circa 18 ore al giorno. Quindi fare il cuoco significa lavorare tantissimo, inventarsi, significa stare con gli altri, ascoltare, parlare, conoscere il mondo. Questo è un qualcosa su cui, partendo da scuola, ok, si può poi ottenere qualche cosa, se no si rimane sempre così nell'ombra. Grazie davvero, grazie di tutti gli spunti che ci ha fornito. Beh, allora abbiamo parlato di cibo, di cuochi, di stelle Michelin, adesso abbiamo Manuele Saccuti della quinta A, enogastronomia. Le vuoi anche tu le stelle? Le vuoi anche tu le stelle Michelin? Vabbè, è un sogno quello, no? Però parliamo di cibo. Avete fatto questo lavoro in classe,
Avete parlato anche di salute, immagino, collegata al cibo, visto che comunque poi è anche quello che fate voi. Cosa vi siete detti? Ci siamo detti sicuramente delle malattie che comporta il cibo appunto con le malattie mentali. E una di queste più comuni è l'obesità. Questo è un fattore che nei giovani è molto importante, perché con il lockdown è aumentato parecchio. Anche per noi, uno apriva il frigorifero e si metteva a mangiare. Secondo me questa cosa un po' dovrebbe essere anche da parte dei genitori e delle scuole, a invogliare il ragazzo a fare attività fisica, a parlare con altri ragazzi, a socializzare. Quindi avete parlato del cibo, come dire, legato al benessere, allo stile di vita, al movimento eventualmente? Certo, abbiamo parlato di queste cose, ma anche il fatto magari della bulimia, dell'anoressia. Ecco, questo comporta molti disturbi nelle persone e lascia tracce per sempre, non c'è modo di risolverle. Però magari uno può comunque andare avanti, no? È stato difficile parlarne? È stato, sì, un argomento abbastanza difficile da cui trattare, però abbiamo una buona professoressa che volevo ringraziare, che diciamo che la materia la fa molto facile, ecco. E avete notato che come dire, questi problemi che hai citato anche tu si sono aggravati, no? Come dicevi tu, eravamo a casa, aprivamo il frigorifero perché non sapevamo cosa fare, no? Adesso com'è? Beh, ecco, adesso la cosa secondo me è rimasta in alcuni, ma in altri è cambiata. Altri hanno avuto spunto e magari nel periodo di lockdown facevano palestra a casa, no? Ci si allenavano. Invece adesso magari potrebbe andare meglio la situazione, ecco, con l'aiuto della scuola, della famiglia, dei professionisti come il dottore. Ma senti, se dovessi spiegare ad un tuo coetaneo che non ha avuto la possibilità di fare questo stesso percorso a scuola, no? Dovessi spiegargli qual è il rapporto tra cibo, salute fisica e salute mentale, e perché è importante, no? Pensare, se non capisco male, a quello che mangiamo, no? Come dici tu, apriamo il frigo e prendiamo quello che c'è. Cosa gli diresti? Come faresti? Come lo racconteresti? Beh, prima di tutto direi che il mangiare non è una cosa che va fatta per piacere. Uno mangia perché si deve nutrire, quindi non dovrebbe essere un soffocamento di altri problemi, ecco. Deve mangiare perché gli piace mangiare, però non eccessivamente, ecco. Quindi a una persona che non sa questa cosa gli direi sicuramente di mangiare prima con gli occhi che con la bocca, perché un piatto va visto prima, va capito quello che si mangia, devo sapere quello che mi mangio, quello che mi sto mangiando, va studiato il piatto, anche l'alimento, se mi fa male, se mi fa bene, quanto ne posso mangiare. Queste sono le cose principali secondo me che uno dovrebbe capire prima di mangiare qualsiasi cosa. E quando voi lavorate con il cibo ci pensate? Cioè pensate a tutto questo processo che hai raccontato? Beh, posso fare un esempio banale. Facendo risotto, nella mantecatura non mettiamo il burro, ma mettiamo l'olio per abbassare i grassi. E ne parli con i tuoi amici che non hanno le tue conoscenze perché magari stanno studiando qualcos'altro di questi temi? A volte sì, a volte no, perché comunque è una mia passione, non è la loro. Certo. Prima si faceva riferimento, Anton Luca prima diceva che voi siete la generazione molto sensibile ai temi dell'ambiente. Avete parlato anche di questo rispetto al cibo? Cioè di come comunque l'utilizzo del cibo, no? Che è una risorsa, no? ha questo tipo di impatto? Certamente il meno spreco di cibo è essenziale, fare meno spreco, meno scarto anche quando si cucina. Quindi è molto fondamentale questa cosa rispetto all'ambiente, per rispettare la materia prima proprio in sé. Non va valorizzato quello che si cucina e quello che si mangia. Senti, faccio anche a te la domanda che ho fatto a Rose. Che cosa chiedete al mondo degli adulti? Cioè che cosa possiamo fare rispetto, no? Voi avete acquisito questa consapevolezza. Tu hai detto correttamente, il cibo serve per nutrire, non per fare altro. Per fare altro ci sono delle altre cose, no? Che cosa possiamo fare? La scuola, i docenti, davvero gli adulti in questo senso? Sicuramente il primo passo è di dare spazio ai giovani e alle loro idee. Poi penso che il resto venga da sé. Questa è una cosa che viene fuori spesso, questa cosa del dare spazio, e gli adulti non riescono a capire che cosa vuol dire, no? Cioè, che cosa mi chiederesti? Se io adesso potessi davvero darti tutto quello di cui avete bisogno per avere spazio per esprimervi, che cosa mi chiederesti?
un'aula, che ne so, soldi, cosa mi chiederesti? Beh, sicuramente non chiederei né soldi né cose materiali, ma più a livello affettivo, come persone, capire un ragazzo, il carattere e non fare tutta l'erba un fascio. Senti, di queste cose ne hai parlato anche a casa con i tuoi genitori, con i parenti, sì? Sì, ne abbiamo parlato a casa e loro pensano che sia giusto che un ragazzo ne parli con loro o con dei specialisti. Senti, davvero, Manuele, grazie. Grazie perché sei stato proprio efficacissimo, grazie davvero. Aspettiamo la Stella di venire a trovarti al ristorante stellato. Magari sarebbe un sogno. Va bene, dai. Grazie. In bocca al lupo per tutto. Bene, abbiamo ascoltato la vostra testimonianza, adesso passiamo la palla, diciamo così, ai prof, ai docenti. Allora, chiamo Giovanni Valentini, eccolo, che è docente di Scienza e Cultura degli Alimenti qui in questa scuola al Domizia Lucilla di Roma. Se si vuole sedere qui vicino. Allora, intanto dal suo punto di vista vorrei che ci raccontasse questo percorso che abbiamo visto, che ci hanno raccontato Rosa e Emanuele, invece dal suo punto di vista, come lo avete affrontato, come ci avete pensato, avete sentito l'urgenza di questi tempi che stiamo vivendo? Sì, in pratica innanzitutto grazie dottoressa per questa opportunità che ci avete dato di questo incontro stamattina. Io posso dire questo, che tra i ragazzi la situazione è complessa ed eterogenea, mi spiego meglio. Ci sono ragazzi che hanno cattive abitudini alimentari, svolgono una scarsa attività fisica, hanno anche stili di vita sbagliati. Ad esempio, per quanto riguarda le cattive abitudini alimentari, spesso i ragazzi saltano la prima colazione, cercano di compensare questa prima colazione con gli alimenti e le bevande presenti nei dispenser qui a scuola, che sono alimenti e bevande ipercaloriche, ricche di grassi saturi, idrogenati, trans, zuccheri semplici, sale, in particolar modo colesterolo, e carenti di micronutrienti importanti come ad esempio i fitocomposti, gli antiossidanti, le vitamine, la fibra alimentare che è stata rivalutata tantissimo negli ultimi tempi dai nutrizionisti. Per quanto riguarda gli stili di vita sbagliata, durante l'adolescenza si incominciano delle abitudini come ad esempio l'abuso di bevande alcoliche o ad esempio l'abuso di tabagismo. Per chi non lo sapesse, il tabagismo è l'abuso del fumo delle sigarette. Ci sono dei ragazzi che fanno una scarsa attività fisica e conseguentemente il sovrappeso e l'obesità in alcuni casi è in agguato. Però devo dire, ecco perché ho detto una situazione eterogenea, ci sono ragazzi che hanno delle sane abitudini alimentari, portano da casa il pranzo da consumare durante la mattinata, in cui sono presenti alimenti cardini della dieta mediterranea, come frutta, ortaggi, legumi. Inoltre non hanno quegli stili vita sbagliati come ad esempio il tabagismo, l'abuso di bevande alcoliche, e poi durante le ore pomeridiane svolgono attività sportiva. C'è chi pratica calcio, pallacanestro, pallavolo, tennis, eccetera. Ovviamente ciò, ripeto, è eterogeneo perché alcuni ragazzi seguono le sani stili di vita, altri no. Io volevo, mi scusi dottoressa se continuo a parlare, fare riferimento a uno studio di corte che ha svolto un nostro docente, il professor Maurizio Sgroi, nell'anno scolastico 2014-2015. In pratica questo studio di corte, che ha interessato una parte dei nostri ragazzi, riguardava, attraverso dei questionari e attraverso il rilevamento di alcuni indici antropometrici, come ad esempio l'indice di massa corporeo. L'indice di massa corporeo, per chi non lo sapesse, è il rapporto tra il peso in chilogrammi e l'altezza espressa in metri quadrati, in cui il risultato, che è il peso reale del soggetto, viene valutato rispetto al peso ideale. Un'altra metodica che ha usato il professor Sgroi era quella del rivelamento dei valori pressori, quindi la minima diastolica e la massima sistolica, e un altro parametro è stata quella di valutare
attraverso uno strumento che è l'ipotenziometro, scusate, della distribuzione della massa grassa nell'organismo di questi ragazzi. Le conclusioni fatte dal professore sono state queste, che gran parte di questi ragazzi era in sovrappeso e aveva valori della pressione arteriosa critici. Mi riferisco come ad esempio il valore della pressione diastolica minima fosse per un adolescente intorno addirittura 80 mm mercurio, e non era un caso isolato, lo ha riscontrato il professor Sgroi su diversi ragazzi. Ciò può portare a lungo termine malattie come ad esempio l'ipertensione, l'aterosclerosi o il diabete mellito. Grazie. Allora, qui si aprono tantissime domande. Allora, intanto, vabbè, una è magari sarebbe interessante rifarlo adesso, no? Questo studio, anche per valutare, perché una domanda che vorrei farle è se la pandemia ha accentuato queste cose, oppure è stata anche, magari tutte e due le cose, è stata una bella opportunità comunque per parlarne e per fare questo tipo di lavoro. Lei ci ha parlato poi appunto delle abitudini di vita, degli stili di vita, dell'alimentazione, dell'esercizio fisico, e dal punto di vista della salute mentale? Sì. Allora, guardi, io devo fare una premessa, non sono uno psicologo, un medico, quindi uno specialista. E casi di ragazzi che hanno problemi psicologici durante la mia attività di docente mi è capitato di vederli, ad esempio la depressione, problemi come l'anoressia, la bulimia, che sono disturbi alimentari. E l'età adolescenziale, come è stato sottolineato dal dottore che mi ha preceduto, è un'età particolare, un'età delicata, critica. In pratica è un'età di transizione tra l'età fanciullesca e l'età adulta. E la terza fase dell'età evolutiva. L'età evolutiva, per chi non lo sapesse, inizia alla nascita e poi si conclude in pratica intorno ai 20 anni. E se dovessero sorgere dei problemi, ad esempio problemi familiari come la separazione dei genitori o la perdita del lavoro di uno o di entrambi i genitori, e quindi la mancanza di un sostegno affettivo nel primo caso e di un sostegno economico nel secondo caso, ovviamente i soggetti più fragili ne risentono. E quindi, come ha detto giustamente il dottore prima di me, questa ansia, questa paura, questa angoscia per il futuro potrebbe trasformarsi proprio in disagio psicologico e successivamente in patologia. Io posso dire questo, per mia esperienza di docente, è molto difficile intervenire in aiuto a questi ragazzi, perché proprio c'è una chiusura, come i relatori prima di me hanno detto, una chiusura per intervenire. Spesso questi ragazzi rifiutano l'aiuto di noi docenti, anche da parte degli stessi familiari. Alcune volte anche lo stesso specialista ha difficoltà a interloquire con questi ragazzi. Grazie. L'ultima cosa, la terrei qui a parlare delle ore, perché è interessante. Prima il professore ha detto avrei voluto fare l'alberghiero, adesso lo vorrei fare anch'io, una scuola dove succedono queste cose. Veramente vi faccio i complimenti per questo percorso, però ho anche la consapevolezza che non è così comune, cioè questa apertura, questo dialogo, questa possibilità, no? Allora, non so, parlo nella mia veste di giornalista, ma anche cioè il mondo del terzo settore, le imprese, eccetera. Come possiamo fare perché sia più facile creare queste occasioni di confronto? In fondo ai ragazzi ho chiesto che cosa ci chiedete, lo chiedo anche a lei. Che cosa chiedete? Riguardo la domanda non... Fare in modo che queste occasioni, come questo incontro per esempio che sta avvenendo qui oggi, sia più facile farlo nelle scuole. Cioè, questa diremmo è una best practice, no? Che secondo me può essere raccontata e portata in giro. Ecco, come possiamo fare perché sia più facile aprirsi al dialogo e appunto incontrare i ragazzi, farli dialogare con gli esperti, aprirsi a questo tipo di esperienze? Secondo me, ma questo me l'hanno detto anche in precedenza sia Rose che Emanuele, confrontarci, dando soprattutto secondo me fiducia a questi ragazzi. La fiducia è un valore molto importante per la crescita di questi ragazzi. E, io penso che ci sono state, per esempio, lei mi aveva detto prima in precedenza col lockdown che cosa sia successo. Ci sono state importanti novità secondo me con il lockdown. Ad esempio l'isolamento che ci hanno imposto le autorità,
ovviamente per limitare la diffusione del contagio di coronavirus, ha permesso una nuova forma di socializzazione e anche una rivoluzione nel mondo del lavoro, per esempio con lo smart working. La stessa scuola si è adeguata a questo nuovo tipo di lavoro, ad esempio attraverso le piattaforme interinali, quindi attraverso maggiore possibilità per noi docenti di proseguire con la nostra attività didattica e gli alunni anche di poter avere un diritto all'istruzione. Ovviamente secondo me l'importante è avere dialogo, molto dialogo, parlare e soprattutto, come ho detto prima, dare fiducia ai nostri giovani, perché come ha detto lei, se non sbaglio, saranno gli uomini del futuro, coloro che naturalmente ci sostituiranno in futuro. Grazie davvero professore, grazie. Vuole dire qualcos'altro? Volevo ringraziare lei dottoressa e ringraziarvi di questa opportunità che ci dà a nome della preside e della scuola. Grazie. Grazie a voi davvero, grazie anche del suo intervento, perché mentre il professor Valentini parlava io sentivo lo sguardo della dottoressa Cervigni che interviene adesso. Quando il professore ha cominciato a raccontare degli stili di vita sbagliati e del salto della colazione, io subito ho guardato la dottoressa Romina Ines Cervigni, che è qui con noi, che vi presento. Biologa nutrizionista, ha ottenuto un dottorato di ricerca presso la Open University nel Regno Unito. Ha collaborato come ricercatrice postdottorato col Comitato Nazionale delle Ricerche e l'Università Vita Salute San Raffaele. Ha svolto un master in nutrizione dietetica, assiste quotidianamente i pazienti affetti da varie patologie, integrando la terapia alimentare alle cure farmacologiche standard. E appunto collabora è la responsabile scientifica della Fondazione Walter Longo. Il professore ha detto: ragazzi che saltano la colazione, stili di vita sbagliati, abusi di bevande, alcol, tabagismo. Ecco, allora, qual è la situazione rispetto alle abitudini alimentari e gli stili di vita? Molti ragazzi, Manuele ha citato più volte l'obesità e il sovrappeso. Quali sono le cause? Come cambia? Cosa dobbiamo fare? E come rispondiamo a chi non fa colazione la mattina? Grazie. Buongiorno a tutti. Io parlerò appunto dell'aspetto più alimentare e nutrizionale e volevo iniziare con una domanda per voi. Siccome parlerò anche di sovrappeso e obesità, vorrei sapere, secondo voi, qual è il paese che ha più ragazzi in sovrappeso al mondo? America, Stati Uniti? Ok, tutti d'accordo? Ok, bene. In effetti non mi sorprende questa risposta, nel senso che nell'immaginario comune è proprio così. Cioè, pensiamo alla popolazione di ragazzi in sovrappeso o obesi in America e negli Stati Uniti d'America. Effettivamente è vero, avete ragione, però forse sarete sorpresi nel sapere che in realtà i numeri in percentuale, chiaramente, che sono presenti in America in merito proprio a questo fatto, sono uguali, identici a quello che abbiamo in Italia. Lo sapevate? Siete sorpresi del fatto che comunque anche noi in Italia abbiamo la stessa percentuale di ragazzi in sovrappeso e obesità, quindi non è, insomma, se mi avete detto che in America sono quelli messi peggio, insomma anche in Italia non siamo messi benissimo purtroppo. Infatti pensate che ogni 10 ragazzi 4 sono in sovrappeso e obesità. Poi ovviamente c'è una distribuzione un po' nelle varie regioni in Italia, quindi magari non lo vediamo quotidianamente, però purtroppo siamo sul podio in Europa e siamo agli stessi livelli degli Stati Uniti d'America. Ma com'è l'alimentazione in America? Ditemi cosa si mangia in America secondo voi, fatemi qualche esempio di cibi che troviamo negli Stati Uniti d'America. Fast food? Mac? Come? Poi? Soft drinks? Bibite gassate zuccherate? Sì. Ok. E in Italia come mangiamo? Bene, vero? Siete d'accordo?
se pensate al cibo in Italia, qual è il primo cibo? La pizza, la pasta? Esatto. Ma in generale io prima ho parlato con la professoressa, so che studiate in maniera approfondita la nutrizione sotto tantissimi aspetti, infatti l'ho detto pure alla professoressa, fate un percorso bellissimo dal primo al quinto superiore. E quindi so che approfondite molto la dieta mediterranea, giusto? Quella che abbiamo in teoria in Italia. Mettiamo pure la prima slide. Quindi sulla vostra sinistra trovate, diciamo, quella che è la Western Diet, quindi l'alimentazione dei paesi occidentali identificati nell'immaginario collettivo, proprio soprattutto con gli Stati Uniti d'America, ma che è molto diverso da quello che troviamo invece sulla vostra destra, quindi la dieta mediterranea. C'è la pasta, ma non è un alimento negativo se nelle giuste quantità, ma troviamo anche le verdure, l'olio extravergine di oliva. Prima dicevate che lo usate anche per mantecare il risotto, complimenti, perché insomma così migliorate proprio la qualità nutrizionale del piatto, oltre insomma a avere un ottimo sapore. E vediamo anche un po' di legumi, l'hummus di ceci che sicuramente conoscete. Quindi in teoria la Western Diet è molto diversa dalla dieta mediterranea, però purtroppo, come dicevamo prima, come vi ho detto prima io, questa teoria che abbiamo, questa tradizione che in teoria, scusate se ripeto un po' questa parola, abbiamo in Italia, purtroppo ci ha comunque condotto a un tasso di obesità e di sovrappeso elevato. Quindi probabilmente anche noi in Italia, pur avendo delle ottime basi, stiamo sbagliando qualcosa. Andiamo pure avanti con le slide, anche se vi ho già anticipato appunto questi numeri, quindi pur essendo diete diverse abbiamo gli stessi problemi, quindi possiamo pure andare avanti. E infatti diciamo, i numeri poi che vi sto dicendo chiaramente derivano dalle indagini internazionali e nazionali di altissimo livello, quindi non siamo noi che lo pensiamo o non siamo i soli ad aver notato questi numeri. In realtà insomma in questa slide ho riportato i dati di questa indagine italiana che si chiama Occhio alla Salute. Possiamo pure andare avanti. E appunto diciamo, oltre poi all'alimentazione c'è un altro aspetto fondamentale. Qual è secondo voi? C'è un po' uno spoiler nella slide, quindi potete sapere. Come? Bambini e ragazzi, sì. In realtà sono sia bambini che ragazzi, però è giusto. Quindi qual è un problema legato all'alimentazione? Nel senso, come possiamo migliorare la nostra salute? Mangiando meglio, ma anche con l'attività fisica, quindi anche muovendoci di più. Secondo questa indagine di Occhio alla Salute, purtroppo in generale i bambini, ma anche i ragazzi, ma anche gli adulti, mi permetto di dire, italiani sono un po' sedentari, quindi sicuramente anche intervenendo con l'attività fisica noi possiamo cercare di migliorare il nostro stato di salute e soprattutto di mantenerlo tale, perché la maggior parte di voi, mi auguro, immagino, sarà in salute attualmente, però avete dalla vostra la giovane età, però più passano gli anni e più è difficile mantenere la salute, soprattutto se non ci siamo preparati adeguatamente, se non mettiamo delle basi fin dalla prima l'amministratore delegato della Fondazione Walter Longo, Anton Luca Matarazzo, diceva: la salute nasce anche prima di noi, cioè la nostra salute, la nostra longevità non inizia solo appena nati, inizia anche da prima che noi nasciamo. Se pensate, la nostra salute inizia già nella pancia della mamma e una donna più è in salute più avrà possibilità e probabilità di mettere al mondo un figlio in salute. Quindi la nostra salute la dobbiamo considerare che se mettiamo delle ottime basi fin da piccoli, fin da giovani, avremo più probabilità di essere sani anche da adulti. Ok, vai pure avanti, grazie. Quindi com'è cambiata la situazione con la pandemia e il lockdown? Non partivamo benissimo già, come vi dicevo, però durante il lockdown, come sapete benissimo, alcune situazioni sono peggiorate, nel senso che per noia magari abbiamo mangiato di più, ci siamo dilettati di più tutti quanti in cucina, quindi abbiamo dedicato più tempo proprio alla cottura degli alimenti, alla preparazione di pasti non sempre salutari, oppure
abbiamo ordinato più pasti da fuori e in effetti qui riporto proprio dei numeri precisi, insomma circa la metà di bambini e ragazzi ha modificato le proprie abitudini, il 40%, grazie, e il 27%, quindi circa 3 ragazzi ogni 10 hanno mangiato di più, e in particolare gli snack per il 60%, quindi snack dolci e salati, succhi di frutta e bibite zuccherate. Ok? Quindi in generale c'è stato un peggioramento durante il lockdown e la pandemia. Però vi vorrei lasciare anche con un messaggio positivo, perché in realtà nella popolazione generale, che comprende quindi non solo i bambini e i ragazzi ma anche gli adulti, in generale c'è stato anche un aumento di consumi di alcuni alimenti virtuosi, che sono l'olio extravergine di oliva, torniamo lì, frutta e verdura, legumi e acqua. Quindi tutto sommato c'è stato anche questo miglioramento. Quindi possiamo pure andare avanti e grazie a queste cerchiamo di prendere ciò che di positivo abbiamo a disposizione. Quindi noi visto che comunque partivamo da questa situazione non proprio ottimale, no? Di sovrappeso e obesità, visto che il lockdown comunque ha portato dei peggioramenti ma anche dei piccoli miglioramenti, e cosa noi possiamo fare per migliorare la nostra salute adesso? Sicuramente cercare di fare attività fisica. Voi tutti quanti fate uno sport? Chi è che fa uno sport? Alzate pure la mano. Fate ginnastica, fate calcio, nuoto? Ok. Chi è che non fa sport invece? C'è qualcuno, ok. Ecco, magari il consiglio è quello di provare a fare qualcosa, cioè provare a muoversi, a spostarsi a piedi, andare in bicicletta, insomma, compatibilmente con le strade e tutto quanto. Cioè, cerchiamo di evitare la sedentarietà, quindi va bene uno sport programmato, ma anche eventualmente cercare di muoversi il più possibile. Cerchiamo poi di mantenere questi alimenti virtuosi di cui vi ho parlato, che sono stati introdotti anche grazie al lockdown, come dicevamo frutta e verdura, legumi, olio extravergine di oliva, e cerchiamo di abbassare, di limitare il consumo di snack dolci e salati, anche di bibite zuccherate. Limitare, lo dico sempre, non significa evitare completamente, quindi non è che non bisogna mai più mangiare al fast food o bere una bibita gassata e zuccherata, assolutamente, però cerchiamo di limitarlo a momenti di convivialità o di feste o quant'altro, mentre nella quotidianità cerchiamo di nutrirci il più correttamente possibile. Io poi mi sono permessa di fare una piccola slide con qualche trucchetto per aumentare la concentrazione, visto che venivamo a scuola, ho pensato che potesse essere utile sia per voi ragazzi, magari anche per gli adulti in ufficio o appunto i professori. Innanzitutto l'alimentazione deve essere completa, quindi prima per esempio si faceva l'esempio sempre del risotto, no? Di mantecarlo con l'olio extravergine d'oliva invece che con il burro. In realtà non si abbassa il quantitativo di grassi, perché l'olio è un grasso, ma quello che si fa è di migliorare proprio la qualità. Quindi questo è un esempio che mi serve per farvi capire come i nutrienti principali, quindi proteine, carboidrati e grassi, devono essere tutti presenti nell'alimentazione. Non ci devono essere restrizioni di alcun tipo. Per esempio spesso si sente, io diciamo facendo le visite nutrizionali tutti i giorni, ho molti pazienti che magari arrivano e mi dicono io evito i carboidrati pensando che di far bene. In realtà è sbagliatissimo, non bisogna evitare né i carboidrati né le proteine né i grassi, ma magari bisogna cercare di migliorarne la qualità. Un trucchetto molto molto semplice che vi può aiutare a essere più concentrati a scuola è quello di bere acqua, e quindi è una cosa molto semplice, magari ogni mezz'ora potete fare un paio di sorsi d'acqua e sembra una cosa banale, ma in realtà questo vi permette di rimanere molto più concentrati. Mi raccomando, cercate di bere circa 2 litri poi nell'arco della giornata. Lo ribadisco perché comunque ho molte persone che non bevono neanche un bicchiere d'acqua. Esatto.
E poi cercate di evitare la sedentarietà e magari di fare proprio uno sport, quello che più vi piace. Noi, visto che seguiamo anche, diciamo, studiamo i centenari, quindi persone che riescono a vivere anche oltre i 100 anni ma in salute, e uno dei loro segreti spesso è quello di essersi mossi molto durante la loro vita, ma non per forza attraverso uno sport, magari andando a camminare o andando a ballare o qualsiasi attività che riescono a fare e che hanno piacere nel fare. Quindi il mio consiglio è quello di trovarvi un'attività che vi piaccia e che potenzialmente potreste fare fino ai 110 anni di età. E anche perché oltre al fisico fa bene anche alla mente, riesce a farci stare anche più sereni e più tranquilli. E questa è semplicemente una slide riassuntiva e magari non so se avete delle domande, venite qui oppure alzate la mano. Allora, intanto grazie alla dottoressa Cervigni, grazie davvero. Allora facciamo così, si è parlato dell'importanza di mangiare bene e dell'attività fisica, allora adesso vediamo come sono state, abbiamo 2 video che ci fanno vedere come la Fondazione Valterlongo ha lavorato insieme a dei vostri coetanei per dare il buon esempio, no? Perché è corretto parlare, ma poi il buon esempio credo che sia anche la cosa migliore per comunicare queste cose, quindi grazie dottoressa. Allora, adesso abbiamo il primo video, è stato realizzato da dei vostri colleghi, insomma, dei ragazzi dell'Istituto Castiglioni di Limbiate, che è un paese in provincia di Milano, insieme alla Fondazione Valterlongo, ed è dedicato all'esercizio fisico, con una breve pratica fisica che si può fare in qualsiasi momento, come adesso per esempio. Allora, vedrete il video dove si vedrà appunto questa pratica fisica che è introdotto dal professor Ivan Borserini, che è l'insegnante di scienze motorie e sportive dell'Istituto Castiglioni di Lembiate e anche un relatore CONI e del delegato della provincia di Monza e Brianza del Comitato Italiano Paraolimpico, e quindi ci farà vedere questo esercizio fisico che è stato pensato in collaborazione con la Fondazione Valterlongo, che è appunto una pratica breve, facile, rilassante e che si può fare facilmente senza richiedere chissà quali caratteristiche o chissà quali performance. Prego. Bene Antonella, grazie della linea, e tra poco entreremo con calma, con tranquillità e con tutto lo spirito della salute nella nostra grande palestra dell'Istituto Castiglioni di Limbiate. Oggi il tema è Mens sana in corpore sano, per cui partiamo subito con la prima slide dal titolo Webinar Salute Mentale. Il corpo ha necessità estrema di tranquillità, anche quando si concentra per fare qualche cosa di veramente violento da un punto di vista di sforzo. Anche fare un running, fare una canoa, ha bisogno tutto questo di tranquillità. E noi partiamo proprio da questa parte, prima parte, la tranquillità, la serenità. Per aiutarci in tutto questo andiamo alla seconda slide, dove naturalmente l'Istituto Castiglioni di Limbiate si presenta con un esercizio fisico per i ragazzi e per le ragazze, ma anche per gli adulti. Anche gli insegnanti che ci stanno seguendo possono fare questi esercizi, sono molto semplici. E quindi faremo questa breve pratica fisica. I 5 tibetani. Qualcuno lo conosce già e quindi sa già di cosa stiamo parlando. Qualcun altro ci segua in questo webinar che apprenderà qualcosa. Poi se piace potrà proseguire. I 5 tibetani, la slide numero 4 ci aiuta, sono un gruppo di esercizi yoga considerati elisir di eterna giovinezza. Adesso naturalmente stiamo esagerando perché i dati scientifici non ci dicono che chi fa i 5 tibetani vive 150 anni, giovane. Però la partenza da un punto di vista di teoria ci dà già una bella positività. Sono capaci di migliorare sicuramente la flessibilità del corpo, e tra poco la vedremo con i nostri studenti,
e da un punto di vista di serenità mentale aiutano perché si dedica un po' di tempo a se stessi. La storia parla di addirittura 2500 anni fa. La quinta slide lo illustra molto bene. Nel 1985 Peter Kelder introdusse per la prima volta questa cultura occidentale all'interno questa cultura orientale all'interno della cultura occidentale. E questa pubblicazione naturalmente ha scritto un libro spiegando tutti gli esercizi che trovate tranquillamente anche su internet. Descrive proprio l'esecuzione di questi riti, andando, come fa lo yoga, sui chakra, chiamati naturalmente da un punto di vista orientale i punti fondamentali del nostro corpo. E partiamo. Adesso entriamo in palestra e spiegheremo tutti questi esercizi. Venite con me. Il primo tibetano ha lo scopo di attivare tutti e 7 i chakra principali, come ci mostra la slide numero 6. È molto semplice, basta mettersi in piedi e ruotare in senso orario per poche volte, iniziate poche volte. Noi faremo 5 volte. Ok, pronti per gli altri e andiamo naturalmente con il secondo. Il secondo esercizio ci dice semplicemente, attraverso una respirazione lenta, via, eseguire questo semplice addominale. Noi lo facciamo 5 volte, so che voi a casa o in classe questo esercizio non potete farlo, però se vi mettete seduti sulla sedia e sollevate le gambe dritte è possibile anche partecipare. Bravissimi i nostri studenti. E passiamo così al terzo esercizio. Il terzo esercizio consiste nel posizionarsi in ginocchio, seduti sui talloni e estendere il busto inspirando, sollevandosi dai talloni. Su e giù. 5 volte, via, su, giù, da soli. Benissimo. E andiamo così al nostro quarto esercizio. Il quarto esercizio consiste, è un pochino più complicato per qualcuno, consiste dalla posizione seduta, gambe distese, mani di fianco a terra, eccolo qua, perfetto, bravissimi, devono sollevarsi con le chiappe, su, più su, estendere e giù lentamente. Un'altra volta, su, più su e giù. Via, da soli. Perfetto. E 5. E andiamo proprio al quinto esercizio. Il quinto esercizio con i nostri ragazzi. Da posizione prona, col busto sollevato, bravissimi. Sollevarsi formando una specie di piccola tenda, via su e butto fuori l'aria e poi torno giù e inspiro. Andiamo insieme, pronti? Via, su e giù, su e giù. Provate da soli. Ancora 2. Perfetto. Adesso, come sempre, un saluto da parte mia a tutti voi. Vi ricordo soltanto che questi esercizi vanno eseguiti magari in un momento standard della mattinata, che
apre un po' la giornata, fa iniziare bene la giornata. E dalla slide numero 11 ricaviamo anche un'altra situazione, un altro piccolo segreto. I tibetani in realtà sono 7, dovremmo fare altri 2 esercizi, ma non li facciamo oggi. Imparate questi e magari ci vediamo al prossimo webinar con gli altri 2 esercizi che non sono segreti, ma che potete scoprire tranquillamente partecipando con noi al prossimo. Ti restituisco la linea, Antonella, e ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti! Bene. Insomma, ci mancano 2 tibetani, quindi ci dovremo rivedere, credo, perché dobbiamo aggiungere questo pezzo, e ovviamente ringraziamo anche i ragazzi di Limbiate, il professor Borserini, che è sempre contagioso nel suo entusiasmo. Allora, esercizio fisico, ma anche alimentazione. Adesso vediamo un altro video che è un video relativo ad un progetto che si chiama Ricette della longevità per ragazze e ragazzi. Quindi sono delle ricette che sono state pensate per la vostra alimentazione. In questo caso il progetto è stato portato avanti dalla Fondazione Valterlongo insieme all'Istituto Beccari di Torino. Ci sarà la professoressa Valeria Gili, che è docente delle scienze degli alimenti appunto all'istituto, ed è anche il referente della salute per l'orientamento in uscita. Ecco, considerate che poi riceverete il PDF di queste ricette, quindi se cucinate voi le potete cucinare voi, se no le potete portare a casa e insomma insieme ai vostri genitori imporre una dieta che è stata pensata per le vostre esigenze. Quindi adesso diamo la parola, andiamo a Torino per vedere questa ricetta della longevità, che appunto fa parte di una serie di ricette pensate per voi. Buongiorno, a proposito della ricetta che vedrete fra breve, vorrei ricordare che le fonti di proteine possono essere di tipo diverso. Ci sono proteine animali come quelle del latte, della carne, del pesce o delle uova, ma ci sono delle proteine di origine vegetale come per esempio quelle dei legumi. È molto importante alternare i tipi di proteine all'interno della nostra alimentazione, e questo vale soprattutto per i ragazzi e le ragazze, che possono avere quindi fonti proteiche diverse, riuscendo a recuperare tutti gli aspetti positivi e limitando gli eventuali problemi che possono derivare dal consumo di sole proteine animali. Grazie e buona visione. Salve a tutti, siamo 2 studenti dell'Istituto Beccari della classe 4ª B, io mi chiamo Carlo. Io mi chiamo Nicolas. E oggi vi proponiamo la ricetta pizza con ortaggi e legumi. Per l'impasto abbiamo utilizzato 2 tipi di farine, che sono farina di ceci rossi e lenticchie, che andremo a mescolare insieme a uova, acqua, sale e lievito di birra. Invece per il condimento abbiamo cavoletti di Bruxelles, topinambur, carciofi, radicchio e zucca e crema di zucca e ricotta. Preparazione della pizza: ci aggiungiamo un pizzico d'olio, e un cucchiaio dell'impasto. Ora mettiamo l'impasto nel forno a 185 gradi per 15 minuti. Ora che la nostra pizza è pronta, la condiamo. Ci mettiamo la crema di zucca. Prendilo in mano. I carciofi, il radicchio, i cavoletti di Bruxelles,
il topinambur, la zucca, e ci mettiamo la crema di ricotta. Bene, cosa ne pensate di questa ricetta? Golosa? Qualcuno la rifà? La pizza così può andare? La proviamo? Bene, allora ci stiamo avviando alla conclusione. Ho alcune comunicazioni da fare. Ringrazio ancora il professor Sergio De Filippis, che oggi ha potuto fare l'alberghiero in piccola parte insieme a noi. Volevo darvi alcune comunicazioni. Allora, via email tramite i docenti vi sarà inviato un questionario che è stato elaborato dal team scientifico, che vi chiediamo di prendere in considerazione e di dare le risposte che vi sono richieste, perché aiutano anche a sviluppare questi progetti che abbiamo visto e a portare avanti questo lavoro che si sta facendo. Poi a metà marzo ogni anno si celebra la giornata nazionale del fiocchetto lilla, che è la giornata contro i disturbi del comportamento alimentare. Quindi Fondazione Valterlongo organizzerà, diciamo nella prima metà di marzo, poi riceverete le comunicazioni, un webinar dedicato proprio specificamente ai disturbi del comportamento alimentare, e che poi appunto potrete vedere, a cui potrete accedere, per cui tenete presente che della serie di webinar questo è già in programma, e quindi si potrà approfondire il tema dei disturbi del comportamento alimentare. C'è un sito, sapete che la fondazione ha un sito, fondazionevalterlongo.org, dove trovate informazioni, dove trovate molte delle cose di cui abbiamo parlato, potete iscrivervi alla newsletter, seguire le attività che vengono svolte, e quindi appunto vi ripeto c'è il sito che è fondazionevalterlongo.org, e ci sono tutti i canali social, perché se non vi piace il sito ma volete utilizzare i canali collegarvi con i canali social della fondazione, potete farlo, e su ogni canale social trovate dei materiali interessanti sulla base di quello anche che ci siamo detti oggi. Direi che abbiamo finito qui con i lavori, quindi io intanto ringrazio tutti voi che avete partecipato, i vostri rappresentanti che sono venuti a parlare per nome vostro, i vostri docenti, la dirigenza scolastica. Ringrazio la Fondazione Valterlongo per questa bella occasione di approfondimento, e davvero speriamo di rincontrarci presto, e buona e sana longevità a tutti voi. Grazie mille.